Oggi è il giorno in cui scopriremo il parco di San Agustin. Nel nuovo episodio abbiamo un obiettivo ambizioso: raggiungere uno dei siti archeologici più straordinari e meglio conservati della Colombia. Ma per arrivarci dovremo attraversare il Cauca e il Parco Nazionale di Puracé, una regione spettacolare quanto complessa, segnata dalla presenza storica di diversi gruppi armati illegali. Ci aspetta una lunga strada sterrata, isolata e completamente priva di servizi, attraverso territori dove la presenza dello Stato è praticamente inesistente. Non sappiamo cosa troveremo lungo il percorso, ma una cosa è certa: questa non sarà una semplice tappa di trasferimento. Buondì! Oggi riprendiamo la strada dopo aver fatto un primo nuovo ingresso in Colombia. Adesso ci stiamo dirigendo in direzione San Agustin, il parco archeologico forse più interessante a livello culturale e storico di tutto il paese, dove non avevamo avuto tempo di andare all'andata, nei primi 6 mesi, ragazzi. La strada per andare a San Agustin è una strada che ci hanno detto essere bella in parte e poi 25-30 di chilometri di nostra altezza, quindi vediamo con voi, cercheremo preghiamo con la mia collanina, col cornicel napoletano, che la strada sia meglio di quello che ci aspettiamo. Siamo nel dipartimento del Cauca, che è gigantesco, sempre dove più o meno abita la famiglia di Victor, però da un'altra parte perché è molto grande, in una zona che potremmo dire delicata dal punto di vista della sicurezza. E come dicono qui, di disordine pubblico, ovvero guerriglia. C'è sempre stata qui, c'è tuttora, non è che non ci sia più, però San Agustin è diventato abbastanza turistico. Riportiamo con noi a scoprire questo parco archeologico, che in realtà è composto da 3 parchi separati che si visitano con un unico biglietto. Speriamo che la strada sia bella, andiamo! Questa è una cascata qualunque, guidando qui. Com'è la strada? Verde da morire. Ah, la strada è bellissima fino adesso. No, dico il paesaggio. Ah no, bello. Ma non è per niente turistico, ovviamente, come potete immaginare, solo San Agustin. Quindi solo gente del posto che ovviamente si ferma a fare 2 foto alla cascata, ma è pieno di cascate. Cioè, andando si vedono almeno una decina di cascate del tipo del livello della Norvegia, per dire. Cioè, proprio belle, lungo la strada, verde, pietre, alberi, uccelli. Figo. Come spesso accade in Colombia, uno arriva a 3000 metri e sembra di potremmo essere, non so, a 1000, cioè non c'è questa sensazione di alta montagna come in altri punti. E qua siamo a 3000 metri, campi coltivati. Ma c'è una pianura, cioè, sì. Strano. Sì, non si vedono delle piccole montagnette intorno che saranno pensate a 4500 metri. Sembrano delle colline. Quelle cioè, saranno a 5000. Guardate qua, guardate queste. Queste saranno più di 4000 metri, 4500 metri. Tutto lungo la strada, nei diversi cartelli stradali, abbiamo trovato delle scritte ELN sarebbe Lasciamo a voi. una sigla di un gruppo di forze al margine della legge, forze armate al margine della legge. Cercheremo di accennarvi qualcosa sull'argomento in questo video perché ne abbiamo parlato spesso e mai veramente in modo approfondito. Come non detto, ci sono i frailejones, guardate qui, bellissimi, guardateli qui, queste piante grasse tipiche della regione andina. Figo! Ufficialmente i chilometri di sterrata. Diciamo che il problema più grande non è tanto che è sterrata, ma che è piena di buche che con la pioggia
Perugia, secondo me, se anche fanno della manutenzione, ogni volta si ricreano e quindi dobbiamo evitarle. Creano un botto di sali scendi che fanno saltare tutto, quindi ho svuotato tutte le cose del bagno e me le sono messe qui ai miei piedi, perché se no c'è il rischio che si rompano le cose di vetro. Però in generale dovete sapere che non si rompe mai niente. È successo solo una volta quando abbiamo fatto una strada molto più brutta di questa. Speriamo che oggi non sia la seconda volta. Di sicuro non può staccare le mani dal volante oggi. Quanti chilometri abbiamo fatto finora? 30 km di sterrato. Eh già. Però non sono disastrosi, cioè bisogna andare piano, ogni tanto in contromano, però va bene. Siamo ancora a 2800 metri e stiamo attraversando il Parque del Purasé. È spettacolare, ragazzi. Vorremmo alzare il drone qui, ma Victor dice ce lo abbatte la corniglia, quindi evitiamo. Anche no. Fighissimo, ed è una strada anche abbastanza trafficata perché taglia abbastanza questa parte e permette di risparmiare un botto di chilometri. La vegetazione è stranissima, ci sono delle strane palme basse. Ci siamo fermati ad aiutare una macchina che aveva bisogno di liquido refrigerante per il motore. Se vedete qualcuno per strada che ha bisogno di aiuto e potete darglielo, dateglielo, perché è sempre bello. Noi lo facciamo sempre pensando che speriamo che se succedesse qualcosa qualcuno si fermerebbe ad aiutarci. Ragazzi, abbiamo fatto ben 32 km di strada sterrata. Fortunatamente non era particolarmente disastrosa. Ha iniziato a piovere molto all'ultimo pezzo, ma eravamo arrivati. Siamo andati ad aiutare uno che gli era esploso tipo il liquido refrigerante, non ce l'aveva più e non può assolutamente accendere la macchina così. Aveva una bambina dentro, molto piccola, infatti tornano indietro. E niente, ragazzi, adesso continua a piovere e noi continuiamo. Ci mancano 50 km, un'ora e mezza alla nostra destinazione di oggi. Siamo arrivati al paesino di San Agustín, sempre incasinati, tutti i paesini della Colombia, gente parcheggiata dove non dovrebbe, moto a buffo. Oggi è martedì e il parco è chiuso. Questa è una piazzetta, ancora ci sono le decorazioni di Natale. Per noi è obbligatorio, in Colombia tu devi attraversare i paesi anche se non vuoi. La cosa positiva è che se non hai tempo per fermarti, li vedi comunque. Questa è la strategia, non strategia. Siamo arrivati. C'è un piccolo tavolo da picnic. Posto gratis davanti al parco che in realtà è aperto anche oggi perché è alta stagione, però è chiusa alle 3, quindi sono le 3. Però bello perché è gratis, guardate che bel posticino. E stasera alle 6 chiudono laggiù, mettono delle transenne, quindi siamo super tranquilli. Questa è l'entrata del parco, così, e lì c'è il museo bellissimo, tra l'altro mi è sembrato, perché l'alternativa era 50.000 pesos a notte, che sono 11 euro, è carissimo, inizia a essere caro. Se invece addirittura potremmo dormire anche qui domani notte, perché alle 3 tanto già si svuota di gente, quindi noi andiamo al parco. Vediamo, ora valutiamo. Però siamo molto contenti. Buondì, abbiamo fatto una dormita pazzesca. Mamma mia, che posto per dormire, bellissimo. Oggi è il giorno in cui scopriremo il parco di San Agustín. Sono le 8:30, il parco è appena aperto. Dove siamo arrivati? Perché giustamente dovevi chiedere cos'è questo posto, perché ci tenevate tanto a venire. Il parco archeologico di San Agustín può essere considerato come uno dei parchi con monumenti religiosi e megalitici più grandi di tutto il Sud America. Qui si dice che sia il più grande, noi non abbiamo la certezza perché come sempre i colombiani tendono ad essere un po' esagerati, però sicuramente è uno dei più grandi. Pensate che tra i 3 parchi che si possono visitare con questo braccialettino, che sono quello di San Agustín, Alto de los Ídolos e Alto de las Piedras, si possono vedere dalle 500 alle 600 statue megalitiche.
Queste statue che cosa rappresentano? Le vedremo un po' per volta, ma per farvi capire, prima di vedere le immagini, sono statue con rappresentazioni di animali e avevano l'obiettivo di accompagnare i morti nell'aldilà. Questo parco, pensate che forse è stato una delle prime attrazioni, potremmo dire, turistiche della Colombia, perché già nel 1995 era stato riconosciuto patrimonio dell'UNESCO. Sicuramente imperdibile se uno viene in Colombia, perché racconta moltissimo della cultura precolombiana. Tutta questa zona in realtà è ricca di giacimenti archeologici, non soltanto il parco archeologico di San Agustín, che tra l'altro c'è un errore di ortografia, ma anche il parco archeologico Alto de los Ídolos. Tutto si può vedere con questo braccialetto insieme al parco archeologico Alto de las Piedras. Tutti questi altri punti che vedete segnati in realtà sono questo è il paese di San Agustín, e ci sono però altri punti che si possono osservare dove ci sono altri resti, ma non so come si fa a entrare, non con questo braccialetto. Tutta questa zona in realtà è veramente interessante, intendo a livello geografico, perché tutte queste popolazioni, e troviamo tutti questi resti di popolazioni precolombine in questa zona specifica, questo territorio concentrava il massimo numero di fiumi e di vulcani. I vulcani non so se era una grande buona idea, ma di fiumi e quindi di acqua. Fiume, Putumayo, il Cauca, il Caquetá, il Magdalena, il Patia, tutti passano da questa parte, pensate un po'. E ovviamente per chi voleva insediarsi come popolazione era perfetto, perché le fonti d'acqua erano praticamente infinite. La particolarità di questa zona, perché era possibile attraversare dalla zona delle cordigliere tutta la zona centrale, camminare, attraversare tutta una serie di vulcani e collegare l'Oceano Pacifico alla zona amazzonica, il Putumayo, il Cauca e tutta la parte andina della Colombia, cioè come possiamo vedere in questo video, cioè partendo da Cuenca. In Ecuador. Quindi si potevano collegare tantissimi luoghi andini del Sud America, che poi si dice che tutta questa zona, in realtà, lasciando a parte i temi politici territoriali, tutta questa zona era tutto un popolo, cioè i Quechua, che sono il più grande popolo indigena di tutto il Sud America, possiamo dire così. In realtà questo parco è uno io forse penso il primo parco che potremmo dire effettivamente della Colombia, il primo parco archeologico. Pensate che è stato aperto nel 1935, anzi 1937, ma è dal 1935 che già era arrivato uno dei primi studiosi, però pensate che era del 1860 che i primi viaggiatori, anche dall'Europa, avevano già osservato queste strane statue che erano disposte in modo curioso e che quindi dovevano essere studiate. È stato poi un missionario europeo a darne segni, a scriverne un libro sulle meraviglie della natura in Colombia e a dare poi vita a tutti quelli che sono stati gli studi successivi che hanno portato al parco che oggi noi possiamo osservare. Sono quasi 100 anni di parco archeologico, incredibile in Colombia una cosa del genere, quindi veramente interessante.
La storia complicata della Colombia ha fatto sì che quello che noi vediamo oggi non è che una parte delle statue. Nel 1800 i viaggiatori hanno iniziato a trovare queste statue e si sono fatti delle domande. Ovviamente tutto quello che era questa zona era completamente invasa dalla selva, quindi non si riuscivano a trovare, a capire come erano organizzate, che cosa fossero queste statue. Quando iniziarono quindi a studiarle i primi viaggiatori e anche il centro etnologico della Colombia, quindi alla fine degli anni 800, inizio del Novecento, iniziò il suo momento di gloria. Purtroppo però anche successivamente, in tempi molto più recenti, ovvero negli anni 80-90, che potremmo dire gli anni bui della Colombia a livello di traffico di droga, di guerra interna e guerra civile, potremmo quasi dire, la regione è stata di nuovo vittima di saccheggi, di commercio illegale di statue, e pensate che alcune di queste statue sono state trovate nel centro di Bogotà, in Francia e in Danimarca, quindi ovviamente tante persone attirate dall'idea di poter trovare delle ricchezze saccheggiarono, ruppero e distrussero anche queste statue perché pensavano che sotto ci sarebbero state delle ricchezze dell'oro. Se c'era o non c'era noi oggi non lo sappiamo più, perché sicuramente se c'era è stato rubato tutto. Facciamoci la domanda che ci si fa sempre con le piramidi: quanto tempo ci voleva per costruire queste grandi tombe funerarie? Si stima che se circa 15 persone avessero lavorato 8 ore al giorno facendo un full time per circa un mese e mezzo, sarebbe stato possibile costruire una grande tomba di quelle più imponenti del centro. Quindi un grande lavoro. Sicuramente le persone più altolocate, i leader della società del momento, avevano delle tombe più grandi, più vistose, più belle, come sempre. Il Parco delle Statue, cioè proprio le statue proprio il parco che ci immaginiamo di San Agustín, è effettivamente un parco pieno di alberi, di bosco, e si chiama proprio Bosco delle Statue, dove ogni tanto c'è una statua con la sua spiegazione. Bellissimo. L'impressione del parco che si ha nella prima mezz'ora è che sia poco frequentato fuori dal fine settimana e che sia più, scelto dagli stranieri. Secondo me i colombiani ancora non si sono resi conto del grande tesoro che hanno fra le mani, perché di tutte le cose che abbiamo visto a livello storico e come quantitativo di reperti, questo è uno dei più belli, interessanti e incredibili. Ma non soltanto per osservare le statue, che sono il primo motivo per cui venire, ma anche gli animali e gli uccelli, che in questa regione della Colombia si possono osservare in quantità impressionante. È una delle regioni dove si può osservare dai 1000 ai 1500 specie di uccelli differenti. Immaginatevi che in tutta la Colombia ci sono circa 2000 specie di uccelli, circa, ed è il paese con maggiore biodiversità a livello di avifauna. Siamo arrivati nel cuore proprio di questo bellissimo parco archeologico e qui siamo nella Mesita B. Praticamente ci troviamo nella zona dove venivano seppelliti i ricchi, mettiamola così, le persone potenti. Qui infatti troviamo delle tombe grandissime, gigantesche, pietre molto più grandi in dimensioni e forme spettacolari, perfettamente mantenute. Guardate questo. Questo per esempio è una pietra che rappresenta un uccello che tiene in bocca un serpente. Non si sa che tipo di serpente esattamente,
però è molto simbolica. Probabilmente la presenza incredibile di uccelli che oggi vediamo, che sicuramente 1000-2000 anni fa era molto più elevata, ha portato a far sì che costruissero moltissime pietre funerarie a forma di uccello. Gli uccelli, coccodrilli, quindi rettili, sono i principali animali che vengono rappresentati nelle pietre funerarie, perché erano animali che erano presenti nella vita quotidiana e quindi che avrebbero, per quello che noi possiamo sapere dagli studi fatti, accompagnato i morti nell'aldilà, o comunque sia era un po' come ricostruire una quotidianità terrena per un futuro, per un aldilà dopo la morte. Questa è la principale tomba del tutto il parco archeologico ed è veramente spettacolare. Non so se si percepisce la grandezza. Le pietre sono veramente alte, circa alte come me, 1,70 m, 1,80 m, forse un po' più alte, e sono state riposte secondo quelli che teoricamente per gli studiosi erano le posizioni originarie. Si dice che buona parte della pietra lavorata in realtà fosse molto più alta e quindi buona parte sia sottoterra, il che le dava equilibrio per far sì che stesse in piedi in questo modo. Quelle che noi vediamo oggi come tombe scoperte, ovvero per esempio come questa qui, si può vedere perfettamente che in realtà è stata scavata. Tutte queste pietre sono state riposte nella esatta forma che avevano sottoterra, ma non sono state trovate così ovviamente, perché hanno fatto in modo di aprire la montagna per mostrarci com'era all'interno la tomba, diciamo, l'interramento. Ma in realtà non si vedeva nulla, l'obiettivo era coprire completamente l'interramento con una montagnola di terra e lasciare soltanto che la vegetazione ci crescesse sopra e lasciare soltanto le pietre quelle decorate, ma tutta questa parte dove c'erano i corpi in realtà non si doveva vedere, l'obiettivo era che venisse completamente ricoperta dalla natura e dalla terra. Una curiosità, questa statua ricorda un po' un gorilla, ma scientificamente è dimostrato che gorilla qui in America non ce ne sono mai stati. Quello che si è teorizzato è che con l'abbassamento degli oceani nello stretto attuale di Bering ci sia stato un passaggio di animali, si dice di persone, ma questo è un altro contesto di cui non parleremo ora, dal continente asiatico al continente americano, che siano scesi fino qui, fino addirittura in Sud America. Non è una certezza, ma è possibile, perché questo assomiglia proprio a un tipo di scimmia che qua non esiste, perché qua abbiamo altri tipi di scimmie, di solito più piccoli e non gorilla, quindi curiosità. Lo dico perché secondo me potrebbe essere che non si capisca che questa bellissima cascata che si vede qui in realtà è tutta intagliata anche con delle forme antropomorfe di animali, quindi non soltanto tutte le statue che abbiamo visto in questo parco, ma addirittura avevano intagliato la pietra vulcanica del fiume. Sicuramente una volta si vedevano perfettamente tutte le immagini, si vedono un serpente, tartarughe, corpi mezzi animali e mezzi uomini, con donne incinte, si era creato come una figura di una donna che stava partorendo. Ora bisogna avere un po' di immaginazione ovviamente e ascoltare quello che dice la guida all'altro gruppo per scoprire quali erano in verità queste bellissime immagini realizzate nella pietra. Sa come doveva essere quando si vedeva, cioè quando parliamo di 2000 anni fa, come doveva essere meraviglioso questo fiume, poi senza tutta questa struttura semplicemente si arrivava camminando, cioè doveva essere una cosa tipo fiaba, bellissimo, meraviglioso. Più stiamo qua dentro e più ci convinciamo che se non fossimo venuti ci saremmo mangiati non i gomiti ma tutte le braccia. Questa è l'ultima mesita, che però in realtà è la prima in ordine cronologico che è stata scoperta, e si possono vedere diverse fosse dove sicuramente hanno trovato delle tombe, le hanno circondate tutte, e questa è la principale che hanno ricostruito, molto bella anche. Chi sono quelli? Pietre, sono dei guerrieri. Questi sono dei guerrieri, a destra e a sinistra, teoricamente per proteggere la persona sepolta, questa è la teoria. E tutte qui altre tombe che sicuramente hanno trovato e hanno dovuto
proteggere con una recinzione. Anche queste, le due principali, bellissime, mantenute perfettamente se pensate che avranno più di 2000 anni. Pranzo a base di carne di maiale, questa è la yuca, che come si dice in italiano? Manioca. Questo è platano, che sarebbe un banano, diciamo grande per così dire, fritto, molto buono. Riso e un'insalata piccola in realtà di frutta, papaya, mango e insalata lattuga. Abbiamo preso soltanto uno perché in realtà non abbiamo tanta fame mai a pranzo, noi non mangiamo quasi pranzo, mangiamo poco e i piatti sono giganti, quindi ne prendiamo uno da dividere, perché prima di questo nello stesso piatto è arrivata una zuppa che Victor si è mangiato, tutto questo che vedete per 7,50 € in due, quindi spenderemo 7,50 €. Buongiorno! Buongiorno! Stiamo raggiungendo il secondo centro archeologico che si chiama Alto de las Piedras, però a quanto pare non ce n'è un'anima, perché vi facciamo vedere la strada che stiamo facendo, è un'ora da San Agustín, siamo in mezzo alla campagna, la strada tutta stretta, il cartello era tipo tutto vandalizzato e ne abbiamo visto solo uno da quando siamo tutti questi chilometri, che indicava veramente questo parco, perché probabilmente secondo me tanti non ci vengono perché è il più piccolo dei tre, però essendo il più scomodo da raggiungere abbiamo pensato di venirci prima, perché come dovete sapere, già come vi abbiamo detto ieri, con questo braccialettino abbiamo soltanto 48 ore per fare tutti e tre i parchi. Dobbiamo andare fino a quello, poi spostarci al secondo parco che non abbiamo visto, cioè per noi il terzo, però più grande di questo, e poi domani rifarci uno stesso pezzo di strada uguale per andarci da questa zona. Alto de las Piedras, parco archeologico numero 2 del parco archeologico di San Agustín complesso, diciamo. Non c'è un'anima. Guardate qui, si vede questo pietra per esempio che noi ora vediamo lì. Qui sono gli scavi fatti tra il 75 e il 76 e questa era stata trovata così, questa era stata sicuramente saccheggiata, aperta, ma questa pietra non se la sono portata via e oggi la vediamo, bellissima, perfettamente conservata, si vede proprio, questa è proprio tutte le fattezze di un essere umano. Questa tomba che vedete qui, di cui in realtà da davanti si vede solo una parte con questa bella statua scolpita e dietro c'è un'ulteriore tomba con altre due statue con forma di essere umano, in realtà aveva un'altra pietra ben incisa, ma il nostro amico archeologo tedesco, perché c'è sempre in ogni storia un archeologo tedesco, decise nel 1914, quando trovò le pietre, di portarsene una al Museo di Berlino. Al momento pensate che ancora sono in corso le reclamazioni da parte del centro di recuperare questa pietra, questa scultura che ora sta ancora nel Museo di Berlino e tante altre sicuramente. Questo siamo certi perché probabilmente visto che è scritto qua nel museo, ci saranno prove scritte che lui si prese una pietra. Possiamo dire una cosa, non vogliamo attaccare il povero archeologo che nel 1914 trova una pietra e decide di portarsela, perché probabilmente se non l'avesse fatto ora non la troveremmo più, forse sarebbe stata saccheggiata, però al momento direi che dovrebbero restituirla, no? Che dite? È interessante perché di questo noi ne abbiamo la certezza e quindi abbiamo visto proprio mentre entravamo qui una del guardaparco che stava leggendo tutto come si può richiedere indietro una pietra di proprietà di questo parco a un museo che sta all'estero, quindi è effettivamente una cosa che stanno cercando di fare.
Siamo arrivati ad Alto de los Ídolos, molto più organizzato rispetto a Alto de las Piedras, e c'è anche un museo, c'è un mirador, bar, caffetteria, tutta la pedana figa per scendere, anche se si è in carrozzella, quindi bello. Sarà un pochino più grande di prima, penso che, vediamo se riusciamo a farlo in un'oretta e mezza. Abbiamo deciso di non dormire qui perché il parcheggio è molto piccolo lungo la strada, non è bello come quello di San Agustín, quindi dovremo trovare un posto dove andare e oggi pomeriggio guidare un po' e comprare delle aciras che se troveremo vi faremo vedere quante sono buone. E cosa già sono? le abbiamo fatto vedere queste aciras. Fa niente, le facciamo vedere di nuovo. Quando quelle le mangiamo. Questa è molto alta, passa vicino, fai vedere quanto è alta. Ah, sì, guarda. Ora dobbiamo salire lassù. Noi rubiamo informazioni alle guide. Qui ci fanno vedere come l'hanno tirata su, l'hanno dovuta mettere in obliquo, chissà come l'hanno trovata in realtà. E l'hanno dovuta tirare su diverse persone perché si stima che sia circa 5 metri di altezza, poi non sappiamo se era all'origine un po' più alta, ma sicuramente quello che vediamo oggi è questo, e più di 5 tonnellate. Tu l'avresti fatto da solo? Non credo. Da allora ancora non hanno fatto il gru. Non tirarlo fuori. Ah! Victor è differente, mi regala i grilli. Anziché le rose, sì. Sono qua. No, sei confuso tra te e la vegetazione. Abbiamo comprato le aciras, che sono tipiche del dipartimento del Huila, dove ci troviamo. E sono un po' molli, sono vecchie. Ho un po' dato una sola, però sono buone. No, ho comprato suppostamente di due prezzi diversi. Cioè? C'era questa che costava di meno, Bravo. gli altri pacchi dovrebbero essere più buone, ha detto. Sono Più soffici, più ripieni. Sono la consistenza di un grissino, il sapore tipo di formaggio, ma non c'è formaggio. È la farina di acira che dà questo sapore tipico. E sono salatini, buoni. È una droga, è tipo mangiare... È come mangiare dei taralli, non smetteresti mai.